Sono abbastanza raffreddato, dici che va bene lo stesso? Quando è stata l'ultima volta che hai preso una decisione razionale? Tu sei un tipo razionale, sei una tipa con la testa sulle spalle, giusto? Tu prendi le tue decisioni dal punto di vista razionale. Sarebbe bello pensare che gli esseri umani fossero razionali, vero? Peccato che non sia così. Gli esseri umani desiderano fortemente essere considerati degli esseri razionali, mentre in realtà con la specie umana la razionalità ha poco a che vedere. Come prendiamo le nostre decisioni? Le prendiamo pensando a quello che vogliamo fare, a quello che desideriamo, a quello che dobbiamo decidere di scegliere in base a delle informazioni che ci vengono date. E queste informazioni noi le cataloghiamo come più attendibili o meno attendibili, ma in realtà il processo decisionale non segue questa strada. No, il processo decisionale viene effettuato nella parte più profonda del nostro cervello, il sistema limbico, il quale non ha capacità di espressione, ovvero non ha pensieri che possano essere tradotti in un linguaggio. Ecco perché quando noi prendiamo la decisione non diciamo ho preso questa decisione in maniera razionale, ma siamo più propensi a dire ho sentito che volevo fare questa scelta, ho sentito che era la cosa giusta da fare. Perché usiamo quel termine sentire? Perché non abbiamo possibilità di esprimere a parole il nostro processo decisionale. Certo, noi a posteriori giustifichiamo il nostro processo decisionale, ma è una etichetta che attacchiamo dopo che abbiamo preso una decisione. Questo significa che nonostante noi ci dimostriamo, cerchiamo di dimostrarci agli altri di essere delle persone completamente legate alla logica, la logica poco ci appoggia in questo processo. Ti faccio un paio di esempi. I dentifrici che acquistiamo sono buoni nella misura in cui sono buone le loro componenti e le loro qualità, ma delle aziende hanno trovato che vendevano di più e meglio quei dentifrici fatti a strisce, sai, un azzurro, bianco, così, rispetto alle paste totalmente bianche, totalmente rosate. Per quale motivo? Ma perché la sensazione di leggere i contenuti, i principi attivi del dentifricio, in qualche maniera vengono meglio veicolati dal punto di vista visivo se tu vendi un dentifricio a strisce, ovvero le strisce che non hanno nessun tipo di peso per quanto riguarda la composizione del dentifricio, danno quell'apparenza di serietà in più nel prodotto finale. Una casa inglese di cioccolata, la Cadbury, produceva un cioccolato che si chiamava Dairy Milk, cioccolato al latte. Questa azienda ha ricevuto un sacco di lamentele dai propri clienti che si lamentavano del cambio di sapore del cioccolato al latte, di quella barretta al cioccolato al latte, mentre in realtà, come si sono affrettati a comunicare appunto i responsabili dell'azienda, era cambiata solamente la forma della barretta. La forma della barretta aveva provocato dal punto di vista di percezione del gusto del cioccolato una variazione nei clienti. Questo esempio ci dice come se le cose ci vengono presentate in maniera diversa, il nostro giudizio sulle cose cambia. Un'altra azienda, sempre di lingua inglese, la Betty Crocker, ha messo in commercio un composto che bastava tirar fuori dalla busta, mettere nel forno e sarebbe diventato questo composto una splendida torta. È stato un fiasco. Si sono riuniti gli psicologi al servizio di questa azienda e hanno scoperto che era troppo facile. Cosa vuol dire? Sì, quale massaia avrebbe potuto portare in tavola quella torta senza sentirsi sminuita nella sua abilità di cuoca? Era troppo facile. Soluzione? L'azienda produsse un nuovo composto
a cui bastava aggiungere un uovo, e aggiunsero proprio aggiungi un uovo all'impasto, e questo provocò una vendita incredibile di quel prodotto. Mettere quel piccolo grado di difficoltà, mettere quel piccolo passaggio di elaborazione di quel composto, che comunque nasceva come già tutto completo, ha fatto cambiare la percezione che le messaie avevano su quel prodotto. Non era più una cosa che non necessitava di alcun intervento, ma era qualcosa che per poter essere fatto necessitava del loro intervento. E le grandi idee vengono da persone eccezionali? No, non è vero nemmeno questo. Uno degli esempi più classici è il tramezzino. È stato inventato da un tizio che, nonostante avesse cariche pubbliche importanti, è stato definito come un incompetente. Era un appassionato di giochi da tavolo e ha inventato il tramezzino proprio per evitare di alzarsi dai tavoli da gioco. Ha chiesto al suo servitore di portargli 2 fette di pane tostato con dentro delle fette di prosciutto. I suoi vicini, visto che anche loro gradivano non alzarsi dal tavolo, hanno chiesto al servitore di portargliene anche a loro, e dissero mi porti lo stesso che è portato al conte di Sandwich. Dobbiamo far pace prima possibile con questa nostra mancanza di logicità. È bello pensare di essere degli esseri razionali, ma in realtà puoi innamorarti razionalmente. Dobbiamo ammettere che, per quanto ci possa piacere l'idea di essere ai nostri stessi occhi degli esseri razionali, e soprattutto agli occhi degli altri degli esseri razionali, nel bene e nel male siamo molto molto meno razionali di quanto ci piace pensare di essere. La nostra vita non è fatta di eventi razionali. No, ci capitano cose sulle quali non abbiamo alcun tipo di controllo. Certe volte belle, altre volte meno belle. Sì, possiamo aspettarci che capitino delle cose, ma le cose che ci capitano non seguono quasi mai, come se avessero letto il libro di Murphy. Ti ricordi le leggi di Murphy? Un modo per stupirci spesse volte in maniera meno positiva di quello che spereremmo che accadesse. La nostra vita la possiamo vedere solamente a ritroso e riuscire a riconoscere un percorso che rare volte coincide con quello che ci eravamo prefissati. E tutto questo perché noi pensiamo di poter influenzare con il nostro ragionamento, con il nostro comportamento, con la nostra fede illuministica della nostra mente, quello che ci capita. No, nemmeno la realtà è razionale. Non lo è perché è fatta da altri uomini e da altre donne, che anche loro, come noi, non sono per niente razionali. Ci può essere un lato positivo nell'essere non razionali. La possibilità di prendere dei rischi, la possibilità di tentare strade che non sono state tentate prima. C'è il rischio di cadere, c'è il rischio di sbucciarsi, di farsi male, ma è l'unico modo che abbiamo per imparare a camminare. Se il video ti è piaciuto, condividilo, mi aiuterai a far crescere questo canale. Se non sei ancora iscritta o iscritto, considera la possibilità di farlo. Fai clic sull'icona della campanella per rimanere sempre al corrente di ogni mia nuova pubblicazione. Magari con un po' di ritardo, ma rispondo a tutti i commenti, quindi se ti va, il tuo commento è il benvenuto.